Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video di Vipro Audio. Nei giorni scorsi ho caricato sul mio canale video che parlano di mixing e anche di come realizzare alcune tecniche di effettistica tipo il flanger. Oggi invece vorrei parlare di mastering, sia di come mi approccio io al mastering, mostrandovi una catena che può essere funzionale per remasterizzare i vostri brani. Ovviamente non mi addentrerò in discorsi molto complicati, farò un video ad hoc su che cos'è il mastering e su come affrontare alcuni argomenti, ma vi spiegherò che cosa andiamo a fare quando masterizziamo un brano. Ovviamente masterizzare un brano non serve solamente a incrementare sul volume, ma ci sono anche altri aspetti da tenere presente. Quindi gli aspetti che bisogna tenere presenti sono come bilanciare le frequenze, gestire la macro e la microdinamica, gestire anche la compressione generale, quindi quell'effetto glue che riusciamo a dare tramite i compressori, un po' di limiting e un po' di clipping e infine anche l'immagine stereofonica. Quindi oggi vi mostrerò una piccola catena che potrebbe essere molto utile per masterizzare i vostri brani in maniera molto, tra virgolette, easy, tra molte virgolette, perché il mastering va preso come una fase molto importante, come potrebbe essere il mix o il recording. Passiamo su Pro Tools e vi mostro che cosa uso in catena e quale ordine uso i miei plugin all'interno di una sessione di mastering. Andiamo ad elencare la catena che uso io nel mastering. C'è una traccia principale dove c'è caricato su il brano da masterizzare, poi c'è un'altra master bus dove io la utilizzo nel momento in cui non mi bastano questi 10 insert, quindi ho bisogno di fare delle processazioni magari parallele o altre cose un po' più complesse. Poi abbiamo il print master dove vado a registrare la mia catena di mastering e in più ho il mio file originale, quello non masterizzato, in maniera tale che grazie all'input monitoring io posso switchare tra il brano masterizzato e quello non masterizzato. E in più ho una traccia master 1 che in questo caso è una traccia di metering dove all'interno ho plugin come il Pulse Analyzer e infine lo Julian Loudness Meter per capire a che livelli di loudness sto tirando fuori il mio brano e anche a che livelli di true peak. Adesso vi faccio vedere un po' i plugin che ho nella mia sessione. Come primo plugin ho un classico equalizzatore della FabFilter in fase lineare dove ho tagliato gli estremi di banda, quindi le 20 Hz e i 25.000. Dopodiché ho messo un LS Bus, non è altro che un saturatore, ovviamente dosato proprio minimo, qui siamo a 2.5 come drive, in maniera tale da dargli un po' quella componente analogica, passatemi il termine. Dopo di questo abbiamo un bel equalizzatore, sempre Q3, sempre in fase lineare, dove ho lavorato un po' sul mid side per ciò che riguarda le basse frequenze. Gli ho tagliato sul side le bassissime e qui c'è un po' di correzione sui 985 Hz dove c'era una risonanza che non mi piaceva, l'ho tolta. Poi abbiamo un de-esser che in questo caso mi agisce solamente su alcuni sibilanti della voce che vengono davvero troppo fuori. Dopodiché multibanda, dove vado a controllare, a tenere sotto controllo lo spettro in dinamica. Dopo il multibanda, un saturatore dove ho diviso lo spettro in 5 bande e praticamente sulle bande medie ho saturato un po' con un warm tape. Dopodiché ci ho messo un equalizzatore additivo in questo caso. Come vedete utilizzo sempre macchine analogiche per fare equalizzazioni additive. Quelle sottrattive più chirurgiche vado con il FabFilter. Poi un EPA 2005 per gestire la totale dinamica del brano, quindi cercare di dargli ancora un po' più di colla a tutto il brano. Infatti se vedete ho attacchi davvero lentissimi con una ratio bassissima e una release velocissima. Ho trattato l'immagine stereo, quindi la stereofonia del brano, dove sono andato a rendere mono le bassissime ed a ampliare un po' tutto ciò che c'è dalle
325 in su. Poi c'è uno standard clip, questo mi serve per appunto emulare magari, come si fa in fase analogica, il clipping di un convertitore, quindi cercare di smussare i transienti in maniera tale da lasciarsi l'impatto del suono, ma comunque diminuire il crest factor per aumentare l'RMS, quindi cercare di tirar su tutto il brano senza smarmellarlo, passatemi il termine, perché comunque, come vedete, dopo ci sarà un limiter, ma lo farò lavorare davvero poco. Il limiter lo faccio lavorare davvero pochissimo. Eccolo qui. Il limiter lo uso solamente per dargli un'uscita di true peak a -1, visto che comunque stiamo masterizzando un brano, in questo caso prendiamolo come esempio per Spotify, e Spotify ha delle direttive su come caricare i brani masterizzati sulle loro piattaforme, quindi qui stiamo andando oltre i -14 che dicono loro, e quindi se tu hai un brano più forte di -14, loro ti dicono di tenere il true peak, ti consigliano di tenere il true peak a -1, in maniera tale da evitare sgradevoli distorsioni in fase di conversione sulle loro piattaforme. Adesso passiamo ad ascoltare tutto ciò. Quindi mettiamo dall'inizio. Shoulder, but he won't win. Try to drag me down, I'm not giving in. Tonight, I don't know why I feel. Come avete già sentito, vi ho fatto ascoltare i tagli che avevo fatto sul mio equalizzatore, quindi qua. Come avete ben capito, questo è un brano che non scenderà mai al di sotto dei 25, anzi, come abbiamo ascoltato prima, c'è bisogno di andare molto più avanti per sentire qualcosa. Però fare un taglio qui in basso così non è mai male per questo genere qua. Se poi invece avete generi più elettronici dove ci sono dei sub bass molto più bassi, ovviamente fare dei tagli così bisogna fare attenzione e bisogna ascoltare davvero bene che cosa si sta facendo. Dopodiché ho messo questo NLS Bass che, come avete sentito, mi dà un corpo, una saturazione, quindi mi aumenta tutta la percezione di questo brano in frequenza, me la aumenta tutta. Infatti andiamo ad ascoltarlo. Fate attenzione quando lo metto in bypass oppure no. From myself and I'll be free. The devil's on my shoulder, but he won't win. Try to drag me down, I'm not giving in. Aumenta tutto ciò che è nello spettro perché aggiunge saturazione. Poi dopo questo io di solito agisco con un deesser, lo vado a settare molto basso, infatti come vedete come threshold, anche se il range è tantissimo, ma come threshold è davvero molto bassa, quindi ascoltiamo un pezzo dove ci sono delle sibilanti fastidiose. The devil's on my shoulder, but he won't win. Try to drag me down, I'm not giving in. Tonight,
come avete visto agisce solamente su quelle sibilanti che vengono fuori. Poi ho tagliato nel side le bassissime in maniera tale che abbia più compattezza nel mezzo, nel mid. Ascoltiamolo in solo. but he won't win. Down, I'm not giving in. Se ci avete fatto caso, ci sono frequenze medie, medio-basse che vanno a interferire nel side, quindi le scaviamo e le teniamo abbastanza concentrate sul mid. Dopo di questo vado ad agire su un multibanda per livellare un po' la dinamica dei suoni. Devil's on my shoulder, but he won't win. Try to drag me down, I'm not giving in. Tonight, I don't know why. Qui facciamo attenzione agli attacchi che andiamo a settare per le nostre macchine. Io di solito uso attacchi sempre molto lunghi, comunque perché stiamo trattando un brano dove all'interno c'è tutto, quindi dobbiamo fare davvero attenzione al setup degli attacchi, perché più corti sono e più roba andiamo a prendere, escluso per le altissime dove mi servono per tenere a bada tutte quelle frequenze fastidiose che si aggirano dagli 11.000 in su, no? Infatti gli attacchi qui sono molto veloci, ma anche i rilasci mi serve solamente per ammazzare un po' il transiente, insomma. Devil's on my shoulder. Try to drag me down, I'm not giving in. Tonight, I don't know why. Mi va a schiacciare un po' tutta quella roba lì altissima, un po' fastidiosa, che comunque dopo andrò a recuperare magari con un EQ musicale, no? Quindi andrò a boostare un po' quella zona lì se ne ho bisogno con un EQ. Dopo aver tenuto a bada un po' queste frequenze qua, quindi risultano un po', tra virgolette, schiacciate, perché l'abbiamo un po' attenuate appunto di dinamica, vado a intervenire con un saturatore, in questo caso Fab Filter, dove ho ridato un po' di vita a quelle frequenze che si aggirano dai 360 fino ai 5007. Il resto l'ho lasciato così, anche se l'ho suddiviso, non le ho toccate. E ora ascoltate che cosa viene fuori con questo saturatore. Devil's on my shoulder, but he won't win. Try to drag me down, I'm not giving in. Tonight, I don't know why. Tutte quelle frequenze che avevo, diciamo, limitato con il multibanda, adesso sono andato a dargli un po' più di vita, però rimangono comunque gestite a livello di dinamica dal multibanda che avevo messo prima. Dopo questo vado a boostare se ne ho bisogno, ma anche a tagliare alcune cose con un equalizzatore, diciamo, analogico, che emula una macchina analogica che conosciamo tutti. Ascoltate quando vado a metterlo in bypass che cosa succede. Devil's on my shoulder, but he won't win. Try to drag me down, I'm not giving in. Tonight, I don't
c'è una bella differenza tra come era prima e come è adesso. Ho boostato un po' di presenza intorno ai 500 Hz con una campanatura un po' più larga e meno spigolosa, e nello stesso tempo ho tagliato un po' nei 3600, diciamo un mezzo dB. Poi gli ho messo un compressore con attacchi lenti e release veloci in maniera tale da creare ancora un po' più di colla al brano. Devil's on my shoulder, but he won't win. Try to drag me down, I'm not giving in. Tonight, I don't know why. E sentite come si addensa, diciamo, passatemi il termine, ancora di più tutto il brano, quindi si compatta tutto, no? Come pian piano tutto si compatta e tutto viene lì bello fermo e definito. Dopo il compressore sono andato ad agire sull'immagine stereo, quindi con il nostro Ozone sono andato a rendere, diciamo, un po' più stereofoniche, specialmente le frequenze dai 1500 fino ai 20.000. Ma vedete queste qua, ok? Questa e questa. Da qua l'ho aumentato un po', ma poca roba. Ora ascoltiamolo. Devil's on my shoulder, but he won't win. Try to drag me down, I'm not giving in. Tonight, I don't know why I feel alive. Yeah, I'm alright. Ok, quando andiamo a lavorare su questi plugin che mi cambiano l'immagine stereo del brano, bisogna tenere molto in considerazione questo meter di correlazione di fase, in maniera tale da capire se il nostro brano è molto aperto, quindi è sullo 0, o è prettamente mono, quindi questo indicatore si fermerà sull'1 direttamente, sul più 1, quindi è prettamente mono, o se è sul meno 1, quindi se sul meno 1 siamo pienamente in controfase. Questo non va bene per la nostra monocompatibilità del brano. Detto questo, andiamo sullo standard clip. Che cosa fa lo standard clip? Emula, diciamo, un convertitore analogico, cioè significa che emula il clip che avrebbe un convertitore analogico nel momento in cui andiamo a spingere il segnale oltre la sua soglia. Quindi vedrete qua, ora che metterò in play, che ci saranno dei picchi rossi e bianchi. Praticamente quelli rossi sono tutti i segnali che stanno andando oltre quella soglia e che lui mi schiaccerà. Ok, ma lo farà in maniera molto musicale e non impasta il suono, 1, e 2, mi rimane l'impatto comunque del brano, quindi non vado a spiatterlarlo come se mettessi un limiter e tirassi giù la soglia. Questo qua mi lascia comunque la chiarezza del suono e l'impatto sonoro. Devil's on my shoulder, but he won't win. Try to drag me down, I'm not giving in. Tonight, I don't know why I feel alive. Yeah. Come ultimo c'è il nostro limiter, che praticamente sta lavorando pochissimo proprio per
quello che vi ho detto prima. Cioè mi piace far lavorare di più un clipper che un limiter. Devil's on my shoulder, but he won't win. Try to drag me down, I'm not giving in. Tonight, I don't know why I feel alive. Yeah, I'm adrenaline is flowing through my veins. Il limiter in pratica lo metto solamente per limitare gli ultimi picchi e per tenere l'output del true peak a -1, in maniera tale da stare tranquilli in fase di conversione quando andremo a pubblicare sui vari store digitali e sulle varie piattaforme di streaming praticamente. Ascolto poi il brano masterizzato e quello mixato e vado ad ascoltare e capire cosa ho fatto, se sto facendo dei danni oppure no. Ovviamente questa procedura la faccio anche nel mezzo ogni volta che metto un plugin. Ora non sto qui a farvi ascoltare ogni volta che metto un plugin, se no durerebbe un'eternità questo video qua. Quello che mi interessa di questo video è farvi capire il perché di questi plugin e il loro ordine. Quindi ricapitolando, come primo plugin c'è un EQ in fase lineare dove li vado a tagliare solamente gli estremi di banda in maniera tale da far lavorare inutilmente, tra virgolette, i nostri iconi o i nostri tweeter a frequenze che praticamente a noi non saranno udibili. Poi come secondo plugin li metterò un LS Bass dove aumenterò grazie alla saturazione il livello generale di tutto il brano. Dopodiché gli ho messo un equalizzatore e un de-esser, prima il de-esser e poi l'equalizzatore, dove con il de-esser sono andato a lavorare appunto sulle sibilanti che c'è in questo brano, sulla voce, e come con l'equalizzatore vado a lavorare in maniera chirurgica, tipo questo, o comunque tagliare in modalità mid-side alcune frequenze. Ma prettamente lo faccio per gli interventi più chirurgici, lo uso per quello scopo lì. Dopodiché ho un bel multibanda dove vado a livellare le varie frequenze, le varie dinamiche in frequenza. Dopo il multibanda ci metto un saturatore dove divido il mio spettro in 5 porzioni e vado a saturare quelle bande che ho schiacciato un po' di più in maniera tale da ridargli di nuovo vita dopo la compressione del multibanda. Vado ad aggiungere un po' di equalizzazione additiva con un equalizzatore che emula comportamenti analogici, un compressore generale per dargli più glue al brano e quindi compattare ancora di più tutti gli strumenti, un imager per aprire ulteriormente alcune frequenze, ovviamente tenendo conto sempre il rapporto con la monocompatibilità, infine un clipping per cercare di abbassare ancora di più il crest factor, quindi i valori di picco con il valore medio, quindi con gli RMS, quindi avvicinarlo ancora di più in maniera musicale, però ovviamente non buttando giù solamente un limiter e tirando giù la threshold perché verrebbe fuori un pastrocchio. E come ultimo il nostro limiter lo farò lavorare ad un massimo di 0,9, massimo 1 dB, e regolo la sua uscita a 1 dB di true peak in maniera tale da stare tranquilli in fase di conversione. Ovviamente non sto qui a spiegarvi che cos'è il true peak perché ci vorrebbe un video dedicato, anche se online troverete già la risposta alla vostra domanda del che cos'è il true peak. Magari in futuro farò un video dedicato, però oggi mi serviva solamente mostrarvi questa piccola catena di mastering che secondo me è già un'ottima catena
per masterizzare i vostri brani. Poi ovviamente ogni brano richiede interventi differenti o comunque richiede alcune tecniche differenti, però oggi l'intento era solamente quello di farvi capire il perché della posizione di questi plugin e in questa sequenza. Quindi, detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e ovviamente scrivete nei commenti se c'è qualcosa che non avete capito o se volete approfondire, in maniera tale da fare un video dedicato sulle vostre domande a cui non avete una risposta. Se il video vi è piaciuto, ci vediamo alla prossima e io vi saluto. Ciao!